Hai mai assaggiato un espresso e pensato, c'è qualcosa che non va? Lo trovi magari troppo amaro, troppo acquoso, la crema va via molto velocemente. Beh, forse stai sbagliando la cosa più importante di tutti, il caffè che usi. Oggi vediamo come scegliere il caffè perfetto per l'espresso, evitando gli errori più comuni. Scegliere il caffè giusto è il primo passo per un espresso perfetto, ma tra caffè specialty, commerciali, miscele, singole origini, quale conviene usare e come influenza la tostatura? Oggi risolveremo questi dubbi e alla fine del video vedremo cosa ne pensa il nostro amico detective del caffè che potrebbe ribaltare alcune regole classiche. Se vuoi un espresso bilanciato, mi raccomando, rimani fino alla fine. E adesso iniziamo! Via! Come sempre partiamo con ordine. E il primo dubbio che dobbiamo subito chiarire è quale caffè scegliere, perché ad oggi si aprono due grandi strade, soprattutto agli utenti di questo canale: una miscela commerciale o un caffè specialty. Le miscele classiche, ragazzi, quelle per intenderci commerciali che troviamo al supermercato e che magari hanno un pochettino di robusta, hanno delle caratteristiche che diciamo ci permettono di essere un pochettino più semplici nella lavorazione, ma soprattutto ci permettono di commettere errori senza discostarci troppo dal profilo sensoriale. Ma mi spiego un pochettino meglio. Da una miscela commerciale io mi posso aspettare cosa? Tanto corpo sicuramente, quindi un'alta corposità nella tazzina, e dei sentori che si aggirano a profili come cioccolato, cacao, pan tostato, frutta secca, ovviamente se parliamo di una miscela commerciale di buona qualità. Detto questo, se hanno anche una presenza di robusta, possiamo aspettarci quindi un'alta corposità, delle note più sbilanciate verso l'amaro, perché la robusta, sì ragazzi, è sbilanciata verso il gusto dell'amaro, e in più ci possiamo aspettare una crema molto più presente e consistente, perché sì, la robusta produce maggiore quantità di crema. Inoltre però quello che possiamo sapere è che solitamente le miscele commerciali, soprattutto quelle di cui noi abbiamo accesso al supermercato, sono tostate verso la parte scura, quindi sullo scuro. Questo permetterà, oltre a creare una maggiore crema, ma a fare anche un'altra cosa, e qua parte il primo consiglio. Se avete la possibilità di poter giostrare la temperatura dell'acqua sulla vostra macchina, vi consiglio di partire per questa tipologia di miscela con temperature più basse, temperature che si aggirano magari anche intorno ai 90 gradi. Questo ci permetterà di fare cosa? Di estrapolare meno sensazioni amare, e parlo di quell'amaro che potrebbe essere legato al bruciato, perché le sostanze amare, diciamo, vengono estratte più facilmente se la temperatura è molto alta. Se invece cerchiamo delle note di gusto un pochettino più complesse, adesso esploriamo un pochettino più le miscele specialty o le singole origini, che a mio avviso però diciamo che sono meno permissive delle miscele commerciali. Le miscele specialty o comunque singole origini tendono ad avere dei sapori che diciamo sono molto vasti, possono andare da magari fiori bianchi, frutta tropicale, oltre che ovviamente le note classiche che troviamo come il caramello, la vaniglia, il cioccolato. Però, come abbiamo detto, sono meno permissive, sì, perché sono più difficili e complesse da estrarre. Diciamo che dobbiamo fare maggiore cautela e caso alla ricetta che utilizziamo, il volume che usciamo fuori e che quindi estraiamo all'interno della nostra tazzina. Uno dei piccoli trucchetti che vi potrei dire per risolverle in maniera molto più veloce è che se avete accesso di nuovo alla temperatura della vostra macchina, in questo caso ti consiglierei di alzare la temperatura anche intorno ai 93-94 gradi. Questa temperatura più alta ci aiuterà ad estrapolare materiale dal chicco. Eh sì, perché la vera differenza è legata proprio alla struttura del chicco.
che essendo tostata in maniera più chiara rispetto ai caffè commerciali è molto più densa, molto più dura e quindi abbiamo bisogno di maggiore energia per estrapolare questo materiale e la temperatura ci semplifica questo processo. E adesso però passiamo al secondo errore comune. Prima di andare avanti ragazzi, mi raccomando, se siete ancora qui e vi piacciono questi argomenti, questo è il momento giusto per iscrivervi al nostro canale e mettere un like e attivare la nostra campanella. Questi ragazzi sono gesti che a voi non costano nulla ma per noi sono molto importanti. Inoltre rinnovo l'invito ad iscrivervi alla nostra chat Telegram, il link è sotto, è tutto gratuito e lì postiamo quelli che sono gli approfondimenti di ogni singolo video. Ed ora dimmi la verità, quante volte ti sei approcciato al tuo espresso e hai fatto semplicemente questo e lo hai bevuto? O magari hai detto la famosa frase no, io lo bevo senza zucchero l'espresso e quindi non ho bisogno nemmeno del cucchiaino. Bene, questo è uno degli errori principali perché non stai tenendo in considerazione una cosa fondamentale, e cioè che l'espresso non è una bevanda omogenea, ma è composta da migliaia di componenti aromatiche e molecole che hanno diversi pesi specifici e durante la fase di estrazione, se ne hai mai fatto uno o se ne hai mai visto fare uno, ti sarai sicuramente accorto che dal primo secondo all'ultimo secondo anche il colore cambia. Eh sì, perché in base al tempo di estrazione noi andiamo ad estrapolare diverso materiale che ha diverso peso e che si andrà a posizionare all'interno della tazzina in sezioni diverse. E se tu non lo giri mai o pensi che basta semplicemente roteare la tazzina, quello che avviene è che ogni tuo singolo sorso ha un gusto diverso e partiamo dal primo, che è sempre quello più amaro, tendente al gusto del bruciato, perché nel primo sorso andremo a bere la nostra amata crema che, come abbiamo detto, non è nient'altro che anidride carbonica e quindi ha quel sentore di amaro e di cenere. Il secondo sorso magari è quello un pelino più bilanciato perché ha sì della dolcezza, ha sì delle componenti di acqua ed è diciamo il più piacevole. Il terzo invece, sempre se ci arriviamo, è quello che ci fa strizzare gli occhi perché la maggior parte della concentrazione di molecole è diluita in un piccolissimo quantitativo di acqua. Pensate che l'espresso nella maggior parte dei casi è composto al 90% da acqua, 10% di caffè. E quindi la cosa migliore di tutti è poterla girare sempre con un cucchiaino, portandolo dal basso verso l'alto e facendolo almeno un paio di volte. Questo tenderà a ribilanciare un po' tutti quelli che sono i gusti e le molecole presenti all'interno dell'espresso. Oppure ti faccio vedere anche un altro trucchetto che in America fanno sempre, perché danno poco peso, soprattutto quando si parla di caffetterie specialty, alla crema, perché sanno che i caffè specialty non fanno tutta questa grandissima crema e quindi la estraggono in un bicchiere di vetro e poi la rigirano in una tazzina che è quella di servizio. E su questo ragazzi sono molto curioso di sapere la vostra. Cosa fareste se vedreste fare una cosa del genere? Prendere un espresso e versarlo in un'altra tazzina e servirvi quella? Scrivete tutto, mi raccomando, nei commenti qui sotto, sono super curioso di sentire e leggere i vostri commenti. E adesso ragazzi il terzo ed ultimo dilemma, che è forse la domanda che ci facciamo spesso tutti quanti, e cioè ma come faccio a sapere se sto facendo bene il mio caffè? Ma per rispondere a questa domanda lascerò la parola al nostro amico detective che forse ribalterà un po' quelle che sono le regole classiche dell'espresso. Parto subito nel dire che questo che vedremo adesso non è una variabile, ma semplicemente un termine di controllo che ci aiuta un po' a capire se stiamo facendo un buon lavoro ancor prima magari di assaggiare la nostra tazzina. Chiaro però che il gusto poi è sempre l'ultimo a determinare la giusta estrazione. E sto parlando del tempo di contatto, cioè quanto tempo impiega l'acqua a passare attraverso il pannello di caffè
caffè a prendere il materiale e ad andare a finire all'interno della nostra tazzina. Il tempo di contatto vi dico subito che parte dal momento in cui voi premete il tasto al momento in cui voi spegnerete la vostra estrazione. E diciamo che il profilo classico che si dice sempre è tra i 20 e i 30-32 secondi. Ora, per i caffè commerciali questo tempo non è male, ma vi consiglierei di tenervi in un tempo di contatto che si aggira magari tra i 25 e i 30 secondi. Non andrei oltre per evitare di estrapolare maggiore amaro e non scenderei sotto per evitare magari dei gusti un po' più tendenti all'acido. Ma per quanto riguarda gli specialty, qui ragazzi direi che le regole non sono così troppo, diciamo, utili in questo senso, perché ci sono dei caffè che a mio avviso sarebbero meglio estrarli intorno ai 20-22 secondi, quindi con un'estrazione molto veloce. E vi chiederei magari con dei caffè dell'Etiopia, dei Kenya o magari dei caffè della Colombia di provarli a estrarre in questo range di tempo tra i 20 e i 23 secondi e farmi sapere sotto nei commenti cosa realmente è cambiato nel gusto del vostro espresso, perché sono abbastanza sicuro potreste rimanere piacevolmente sorpresi. E ad oggi ragazzi io mi fermo qui, grazie mille per aver seguito questo video, mi raccomando non vi dimenticate di mettere un like, di iscrivervi al nostro canale se questi argomenti sono di vostro gusto. Noi impieghiamo tanta energia e vogliamo continuare a produrre contenuti legati al caffè in maniera totalmente libera. Grazie mille ancora e ci vediamo nel prossimo. Ciao!